Ragazzi, SimMagic GT1, volante della SimMagic. E nell'antefatto voglio subito ringraziare i ragazzi di Direct Drive Italia e soprattutto nella persona di Andrea, che mi hanno dato la possibilità, come ha già in altre occasioni, di recensire i loro prodotti, i prodotti che vendono nel loro shop. Ormai conoscete tutti SimMagic, che è un'azienda cinese che sta aggredendo il mercato con tantissimi nuovi prodotti e tanti ne verranno. Ma come dico sempre, banda alle ciance, sigla! Ciao a tutti e benvenuti sul canale. Come ho detto già nell'antefatto, siamo qui oggi per parlare del volante della SimMagic, il GT1. È uno dei volanti che viene dato nei pacchetti base dell'azienda SimMagic con i loro volanti, M10 ormai non c'è più, SimMagic e SimMagic Alpha. E una cosa che mi ha subito colpito di qualsiasi volante di questa casa è che sono veramente sempre molto ben curati. Ma veniamo subito alle caratteristiche di questo volante. Volante di 33 cm di diametro, abbastanza importante. Io lo consiglio prettamente con auto GT e auto da rally. Il materiale di cui è fatto è un similpelle. In realtà è un pochino liscio, ma con i guanti si riesce a avere naturalmente un ottimo grip. E la cosa buona di questo genere di volanti, ragazzi, è che nel tempo manterranno sempre la loro bellezza. Questo perché molto spesso volanti in Alcantara tendono a rovinarsi. Io vi dico la verità, mi piacciono di più i volanti in Alcantara, anche se poi anche con i guanti si rovinano, però effettivamente questo genere di volanti, oppure quelli con impugnature in plastica, tendono a rimanere perfetti per tanto e tanto tempo. Cuore pulsante di questo volante è l'hub che c'è dietro. Questo perché? Perché in realtà potete scegliere o questa versione in pelle, oppure c'è anche qui la versione in Alcantara, ma è nella parte sotto tagliata. Si chiamano volanti AD. I pulsanti che ci mette a disposizione SimMagic sono 4 pulsanti premibili, sono questi 4 qui, e 2 rotary premibili. Vediamo se riesco a farvelo vedere. Gli scattini, ragazzi, sono molto decisi, molto belli al tatto e molto piacevoli da girare. Sicuramente non perderete mai una pressione, anche con i guanti. Ogni click è ben distinguibile. Altra caratteristica molto carina di questo volante è che i pulsanti sono retroilluminati. Poi tramite dei programmi già prestabiliti da SimMagic possono essere fissi, lampeggianti, accesi quando li premete. Insomma, c'è tutta una serie di funzionalità che la retroilluminazione vi offre. Ma subito, appena avrete tra le mani questo volante, capirete anche di che qualità è costruito. Nella parte frontale c'è carbonio opaco, molto bello a livello anche visivo, dà un senso di ottima qualità. E nella parte della back cover tutto fatto in alluminio ricavato dal pieno. Anche questo, a mio avviso, dà un senso, quando ce l'avrete tra le mani, di un'ottima qualità. Io l'unico appunto che mi viene da fare, non perché ce l'abbia con niente, è che hanno deciso di attaccarci, vediamo se riesco a farvelo vedere, qui sopra la schettina Made in Cina. Va benissimo, perché naturalmente tanti prodotti sono fatti Made in Cina, ma cacchiarola, lo potete mettere pure qui sotto. È pericoloso? Io questa cosa non l'ho capita. Comunque, a parte questo, tutto il volante tra le mani dà un senso di estrema solidità. Anche la pressione dei pulsanti è ottima e si sente il punto in cui andrete a far intervenire lo switch. Vediamo se riesco a farvelo vedere. Sono pulsanti che hanno anche un ottimo feedback. Ci sono poi, qui in alto, delle levette. Questa è una levetta che si chiama on off on, una levetta che vi consente di settare due funzioni, una premendola verso l'alto e una premendola verso il basso. Da quest'altra parte invece c'è un'altra levetta che in realtà vi consente di entrare nelle modalità per modificare i colori e i vari programmi dei pulsanti del SimMagic e anche per attivare una modalità per usufruire delle seconde funzioni che hanno i pulsanti che ci sono su questo volante, che vi consentono in maniera molto rapida e intuitiva di andare a cambiare per esempio i gradi volante e altre funzioni che sono presenti nel control panel di SimMagic. È una bella feature che in realtà già per esempio su volanti Fanetek che avevamo, altri brand non hanno, ma per molti è veramente
un bel plus poter agire direttamente dal volante senza dover mettere in pausa il gioco e dover entrare per forza nella modalità di configurazione. Ma arriviamo a quelli che sono i due punti secondo me più belli di questo volante, che sono la parte delle palette, e ragazzi ve la faccio vedere subito, ma naturalmente vi manderò un video a riguardo. E lo metto anche qui vicino per farvelo sentire. Naturalmente ragazzi è un microfono a condensatore, quindi molto sensibile ai rumori, ma vi assicuro che sono molto silenziose, cosa che invece per esempio in altri modelli che mi era capitato di provare di SIMAGIC, ma me l'avevano anticipato e l'avevo detto già anche in quella recensione, li avrebbero silenziati di molto, e ragazzi sono davvero molto silenziosi. Il tipo di calamita offre una resistenza secondo me congrua al movimento che deve fare per il cambio marcia, quindi molto decisa e che vi dà proprio il senso dell'innesto marcia, ed è tutto molto bello. La cosa naturalmente da andare a vedere è tutta la parte in alluminio ricavata dal pieno con gli alloggi per le calamite e la parte dei paddle in carbonio. C'è il meno nella paletta che toglie e il più in quella in cui inserite la marcia, che sono molto carini da vedere. Anche questo mi dà il senso comunque di altre lavorazioni che vengono aggiunte a quelle per creare il volante. Nella parte di rifinitura delle palette c'è una piccola smussatura. Non è una smussatura molto evidente rispetto ad altre configurazioni che mi è capitato di provare, ma anche queste sono ben smussate e non vi daranno per niente fastidio quando le andrete a toccare. Naturalmente ragazzi usiamo sempre i guanti, lo notiamo molto meno, ma è una caratteristica che va notata in questo genere di prodotti qui. Un altro punto a mio avviso molto bello di questo genere di volanti è il loro quick release. Ragazzi, naturalmente ne ho parlato più approfonditamente nella recensione dell'Alpha Mini, ma vi dà il senso veramente di un quick release molto solido. Ha un funzionamento con sfere che entrano in degli alloggi che offrono un'estrema solidità nell'impianto, tutto in metallo, e ragazzi anche qui la qualità non manca. Il funzionamento del volante poi con tutte le varie basi è wireless, cioè non ha bisogno di connessioni tramite USB. Ma in questo ragazzi faccio una precisazione: per chi volesse comprare questo genere di volanti e utilizzarli anche in altre basi, perché la qualità veramente ragazzi è molto alta, lo può fare prendendo le versioni Pro, perché in questo caso sì, si possono collegare tramite una piccola presa USB qui dietro. Non è una connessione sicura perché alla prima virata andrete a strappare tutto quanto. Invece nelle versioni Pro è possibile connettere con un cavo e con un connettore adatto volanti su qualsiasi base. Ragazzi, arriviamo alle conclusioni finali. È un volante di estrema qualità, anche i materiali utilizzati, seppure probabilmente in questa parte non è vera pelle, al tatto anche non utilizzando i guanti è molto piacevole. Anche qui la parte delle rifiniture, delle cuciture, in questo caso di colore giallo, sono fatte molto bene e non danno per niente fastidio anche quando inserite i pollici all'interno anche senza guanti. È tutto realizzato veramente con molta cura. E anche qui faccio una premessa: per chi volesse utilizzare questo genere di volanti con Alpha Mini, personalmente consiglierei di dirottare lo sguardo su volanti un pochino più piccoli. C'è anche la versione quella AD che dovrebbe avere un diametro più piccolo, un diametro da 30, oppure magari con i volanti formula, perché più il volante è grande e più va un pochino ad intaccare quella che è la forza massima del vostro servo. Quindi più è piccolo il volante, più è leggero e più riuscirete a sfruttare in modo migliore il motore di Mini Alpha, che magari ha soltanto una forza di 10 Nm, ma con volanti più piccoli probabilmente lo sfrutterete al 100%. Detto questo ragazzi, spero che anche questo video vi sia piaciuto. Nel caso mettete un bel like e iscrivetevi al canale se non l'avete ben fatto. Vi ricordo sempre MDS Simparsa, andate a ricercare su Facebook, mettete un bel like anche lì e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!